Immagino che tu sia una persona ambiziosa, che abbia dei progetti nella propria vita. Hai degli obiettivi, hai dei sogni, vuoi diventare una persona migliore, ma forse non importa cosa provi, non ci riesci, perché hai paura. Hai paura di fare il primo passo, il passo più lungo. Hai paura di fallire, hai paura di sembrare ridicolo, di essere giudicato. Di conseguenza stai ristagnando, stai soffrendo nella tua vita quotidiana, sei super frustrato. Non è nemmeno tanto il fatto che non ti piace la tua vita che ti frustra, è più la tua incapacità di agire e cambiare a causa di questa paura che ti paralizza. Quindi vorrei rassicurarti prima di tutto che è normale aver paura. In passato, anch'io ho avuto un periodo in cui ero crudelmente privo di fiducia in me stesso. All'epoca era semplicemente orribile, non ero assolutamente in grado, per esempio, di andare a parlare con una ragazza che mi piaceva. Anche dal punto di vista della mia vita, avevo così paura che la gente disapprovasse le mie decisioni, che lasciavo che gli altri prendessero una decisione per me. Ero costantemente sottoposto a tutto. Come vedi, sono ben consapevole di questa paura che paralizza. La paura di fare il grande passo, la paura di fallire, di essere giudicati dagli altri. Non importa di quale paura stiamo parlando, infatti si torna sempre alla paura della morte. Devi capire che la paura è qualcosa di naturale, un meccanismo biologico che ci ha permesso di sopravvivere. Se i tuoi antenati non avessero mai conosciuto la paura, tu non saresti qui oggi, nessuno sarebbe qui oggi, la specie non esisterebbe più, perché tutti verrebbero mangiati dalle tigri dai denti a sciabola. Ovviamente se non hai paura pensi che sia un bel gatto, ma avrai una brutta sorpresa. Quindi la paura è qualcosa di naturale. Bisogna distinguere tra due tipi di paura. Da un lato la paura irrazionale, che è quella che ti impedisce di saltare da un edificio. La paura che ti fa scappare quando ti trovi faccia a faccia con un orso grizzly nella foresta. Questo è normale, è utile, ti tiene in vita. Poi la seconda non direi che è una paura irrazionale, perché era già razionale in passato. Direi che è una paura obsoleta. Per esempio la paura di essere guardati dagli altri, che molte persone oggi hanno. Siamo biologicamente programmati per questo, la paura dello sguardo degli altri, che risponde a una missione in preistoria, che è che il modo migliore per sopravvivere ai tempi preistorici è essere in un gruppo. Se sbagli i codici e esci dal gruppo, non puoi andare a colpire su una roccia in un'altra tribù e dire ehi, sono stato cacciato, posso venire? No. Per i nostri antenati conosceva un'utilità, perché all'interno della tribù se facevi qualcosa, gli altri ti giudicavano ed essere cacciato significa che in 48 ore al massimo sei morto. Se sei isolato nella natura selvaggia, finirai per morire nella natura, o mangiato da un animale feroce o morto di sete. Infatti oggi il mondo si è evoluto. Se sei giudicato dal tuo vicino, dal tuo collega tizio, questo non ti metterà in pericolo di vita. Alla fine siamo d'accordo, non ci sono conseguenze. Tuttavia, il nostro cervello è ancora in questo stato di paura delle critiche, perché il cervello è stesso non è cambiato molto dai tempi dei nostri antenati che vivevano nelle caverne e cacciavano. Beh, capisci cosa intendo? Sono proprio queste paure obsolete che ci mettono i bastoni tra le ruote. Oggi queste paure sono davvero feroci e il fatto è che purtroppo ti impediscono di agire. C'è qualcosa che puoi fare. Tuttavia, non ci sono trucchi magici che ti permettano di superare le tue paure e agire per lanciarti in progetti, per andare a parlare con quella persona con una grande fiducia. Non ci sono trucchi magici ovviamente. Sono stato obbligato a prendere le decisioni che mi hanno terrorizzato in passato per cambiare la mia vita. Quindi già la prima è stata quella di lasciare il mio stile di vita da festaiolo. Avevo costruito la mia identità su quello. Avevo paura di pentirmene. Avevo paura che mi sarebbero mancate tutte le mie dipendenze. Dopo di ciò ho superato la paura di mostrarmi online, il che è stato molto difficile per me. Ho avuto paura di essere insultato. Ho avuto paura di fallire, quando nemmeno ci ho provato. So che molte persone si trovano in situazioni in cui mi sono ritrovato. Aver così paura di fallire, che nemmeno ci provano. Non c'è una scorciatoia, non c'è una porzione magica che ti aiuterà a sbarazzarti di tutte le tue paure per poter agire. L'unico modo per liberarsi della paura è farlo e agire. Se hai deciso di uscire allo scoperto è perché hai capito, non solo razionalmente, ma con istinto, che è l'unica soluzione all'altra opzione. È diventato così insopportabile per te che sei finalmente pronto a correre il rischio di esporti allo sguardo degli altri. Ed è quello che è successo a me quando ho preso tutte queste decisioni. Avevo capito che l'altra opzione,
quindi l'opzione di non fare nulla, al costo dell'inazione di rimanere nella mia zona di conforto. Sarebbe stato quella di passare tutta la mia vita a soffrire, di non essere al mio posto. Sapevo che sarei sempre stato infelice in una vita del genere. Una vita passiva che stavo vivendo velocemente, una vita default. E questa è stata la cosa principale che mi ha dato il coraggio di affrontare le mie paure e di andare oltre. Quindi devi capirlo. Spesso nella vita, quando si tocca il fondo, si può diventare più intelligenti, più saggi. A volte è necessario affrontare un esaurimento nervoso per poi rivoluzionare completamente il proprio stile di vita. Questo può portare a fare cose che prima ci spaventavano, proprio perché le circostanze ci hanno spinti oltre i nostri limiti. Cadere in basso può essere visto come una benedizione da alcune persone. Tuttavia, non siamo obbligati ad aspettare di perdere anni della nostra vita, continuando a vivere nella nostra piccola zona di conforto, magari passando tempo con serie TV su Netflix, o magari concedendoci piccoli piaceri, come un pasto al McDonald's. La mediocrità non ci trattiene. In realtà non è necessario aspettare. La decisione di cambiare direzione spetta a noi. Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarti a trovare le risorse necessarie per superare gli ostacoli. Ricorda, non c'è una soluzione miracolosa, ma con determinazione e risorse interne puoi superare gli ostacoli e cambiare il corso della tua vita. La prima cosa da fare è smettere di aspettare il momento giusto. Probabilmente l'hai già sentito. Il momento giusto non arriverà mai. Dopo può essere una questione di tempismo. A volte, per esempio, quando ho lanciato il mio canale YouTube, l'ho lanciato dopo una parziale contrattempo, aspettando il momento giusto, con motivi stupidi, completamente irrazionali, alla fine che stai solo cercando di razionalizzare per non agire. Ma in realtà è solo una strategia del tuo ego, perché il tuo ego è quello che ha paura, è quello che è governato dalla paura completamente irrazionale. Non vuole che tu cambi, vuole che tu rimanga nella tua situazione attuale. Quindi vedi che da piccole scuse zoppicanti non è il momento giusto, vedremo dopo, che già devi capire quando è il tuo ego a parlare, al contrario della vocina che è in te stesso. La vocina in te è il modo in cui il tuo istinto ti dice quello che devi fare. In fondo tutti sanno cosa va fatto, solo che molto spesso il tuo ego non ti permette di agire. L'istinto sa quello che è buono per te, quindi è più facile dirsi che a fare. Puoi iniziare osservando te stesso, pensando quando viene dal tuo ego e quando viene dalla tua vocina interna. Poi la seconda cosa è un piccolo esercizio da fare molto rapidamente. È quella di immaginare, ad esempio, di lanciarsi in un progetto, immaginando quale sia lo scenario peggiore che potrebbe capitarti. Immaginando lo scenario peggiore ti renderai conto che la maggior parte delle volte le conseguenze del tuo passato all'inizio sono molto meno peggiori di qualsiasi cosa avresti potuto immaginare. Lo scenario peggiore non giustifica la paura. In ogni caso la paura non è giustificata, perché lo scenario peggiore è il fallimento e il fallimento è solo una lezione di vita. Quindi aiuta a contestualizzare le cose e rendersi conto che alla fine la cosa peggiore che può accadere non è poi così male. A qualcuno non piace? Qual è lo scenario peggiore? Solo perché la persona non è interessata e non vuole parlare con te. Dopotutto ci sono persone che possono comportarsi come stronzi. Voglio dire, se questo è il caso, peccato per lei. Deve essere frustrata nella sua vita per reagire in quel modo e in ogni caso non avrà alcuna conseguenza per la tua vita. Alcune persone fanno tentativi una sola volta, se falliscono non ci riprovano, si fermano a dire che non funziona. Ho già citato qua Thomas Edison, il fatto della sua tenacia e perseveranza. Edison ha fatto più di 1000 tentativi prima di inventare la lampadina elettrica, eppure ha affermato di non aver mai fallito, che ha solo avuto 1000 modi di non inventare la lampadina. E tu ti fermi con un solo tentativo, dicendo che hai fallito. Devi renderti conto che quando fai qualcosa per la prima volta, sembra qualcosa di enorme, qualcosa di difficile che vedi come una montagna insormontabile. Una volta che l'hai fatto per la prima volta, spesso dici a te stesso, in realtà non era così difficile, era solo le stesse cose stupide. E quindi questo ti dà fiducia e puoi andare una seconda volta molto più facilmente, e poi terzo, eccetera. Quindi non drammatizzarti il fallimento. La cosa peggiore che può accadere è che ci saranno persone un po' stupide che non si cureranno di te. D'altra parte ci saranno altrettante persone intelligenti che ti applaudiranno di incoraggiamento e ti saranno ispirate. La cosa peggiore che si può fare è non aver nemmeno osato a fare il primo passo. C'è anche il metodo dei piccoli passi per chi è completamente paralizzato
e pensi che sia impossibile affrontare le proprie paure. Ad esempio, chi ha molto ma molto paura di viaggiare dall'altra parte del mondo. Quello che si può fare è distruggere le proprie paure e andare a trascorrere un fine settimana nella città vicina o nella prossima regione che è molto meno spaventoso e sarai in grado di andare, spero Spagna, in Germania o in un paese vicino. Mano a mano che si va avanti, si guadagna fiducia di se stessi, facendo un piccolo passo alla volta. Infatti si abbatteranno le paure, ogni passo sarà molto meno spaventoso e quindi a forza di collezionare piccoli successi, nuovi piccoli successi, si sale di livello. Si sale la fiducia in te e alla fine, boom, sei arrivato al tuo obiettivo. Non darti la scelta molto semplice, perché è là che c'è la trappola. Un ultimo consiglio per affrontare la paura. Metterò un'immagine sullo schermo. Vedi questa piccola freccia rossa? Eh sì, questa piccola freccia rossa punta verso di te. E ancora una volta deve essere zoomato per 1000, 100.000, 10.000, 1.000.000, non so quanto, in modo che tu possa vedere il nostro pianeta, le immagini del mondo in cui viviamo. Se tu pensi che hai il mondo addosso, ti sbagli. Il tuo problema è molto più piccolo di un granello di sabbia in confronto all'universo, quindi non c'è bisogno di drammatizzare. L'immagine dell'universo è il modo migliore per mettere le cose in prospettiva e per dire a se stesso che tutto tranne la creazione di un'occupazione è ridicolo. Infatti non ce ne frega niente, è insignificante se ci sono persone che passano la loro giornata a lamentarsi, a torturarsi su quello che la gente potrebbe pensare su di me se faccio quello che faccio. Beh, penseranno di me se faccio quello, in realtà è così insignificante. Devi rendertene conto che l'immagine dell'universo è molto ideale, buona per questo. Puoi anche metterla come poster nella tua stanza o come fondo del tuo telefono. Così ti farà ancora ricordare che le tue preoccupazioni, le tue paure, in realtà è così minuscolo accanto alla grandezza dell'universo. In ogni caso tutti noi moriamo un giorno, quindi le preoccupazioni attuali sono infinitamente meno importanti di ciò che si può credere in realtà. Ecco, spero che questo video ti sia piaciuto. Se non sei ancora iscritto a questo canale ti invito a farlo per non mancare altri video come tale. Prendi il controllo della tua vita o qualcun altro lo farà al posto tuo. Non esitare a farmi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo argomento. Ci vediamo presto per il nuovo video. Come sempre, era Youssef. Ricorda, se continui a fare quelle che hai sempre fatto, nulla cambierà. Avrai sempre quelle che hai sempre avuto.